Questa è la Custom and Immigration, dove stiamo facendo dogana. Ok, siamo ufficialmente fuori dalle Figi, nel senso che abbiamo fatto la clearance. Stiamo lasciando la pass con le standing waves quasi finite qua. Guarda che roba, cosa crea una pass. Ma che colori che c'ha sto tramonto, pazzesco, bellissimo. Abbiamo 2 mani alla randa e un pezzettino di Genoa piccolo piccolo, sono più di 20 nodi sicuramente. E andiamo forte, Y cammina, guardate qua, cammina forte. Ed eccoci ancoracci a Port Boisé. Bel posto, peccato bisogna dare ancora in 20 metri, quindi non si può avvicinare troppo perché sotto tutto corallo e roccia e l'ancora non ha preso, non prendeva. Siamo arrivati ragazzi, siamo arrivati. È stata una navigazione veloce, adesso faccio un po' di conti, mi sembra stata molto molto veloce. È vero che sono le 6:15, ma guardate la temperatura esterna, 20,9 gradi. E questo è un posto tropicale? Stanotte ha fatto tanta di quell'acqua. Andiamo a vedere fuori, ma ha fatto 1 tonnellata d'acqua. C'era Ale che era preoccupata che la barca fosse piena di sale. Ale, credo che te l'abbiano sciacquata bene. Ah, Dio. Madonna, tutto bagnato. Ah, il dinghy, cazzo. Perché non avevo tolto il tappo. Errore madornale. Madonna, io mi devo mettere qualcosa, mi devo mettere un maglione serio. Questa è una delle caratteristiche di questa isola ed è perché è tanto sfruttata. È ricca di ferro. Vedete da dove scende l'acqua? Come tutto arrugginito. Cioè veramente qui c'è ferro ovunque. Anche Ale adesso mi diceva che ha tirato su il baffo della catena ed era diventato rosso, perché qui anche l'acqua, visto che sono comunque lavorano, quindi l'acqua è piena di minerali e assorbe tantissimo queste particelle di ferro. È una roba incredibile quest'isola, guardate che roba. Poi lassù non so se vedete c'è un fanale, c'è un faro e sotto c'è un triangolo grosso. Questo è l'allineamento di entrata di un canale che ci sarà qua di fronte per le navi, evidentemente. Usano molto su questa isola perché i canali sono stretti e per le navi che entrano è molto comodo utilizzare questi segnali. Guardate quanto è rugginoso. Grazie amore, il mio beverone, grazie mille. Ale, affacciati un secondo, guarda che spettacolo. Qui stiamo facendo un passaggio stretto fra due, questa è la Nuova Caledonia e questo è un isolotto e qui c'è tanta corrente. In questo momento c'è la marea, dunque la corrente sta uscendo, quindi c'è la marea calante, quindi abbiamo corrente contraria, cioè la laguna si sta svuotando e abbiamo, vedete, 3 nodi e 1 di corrente contraria. Questa è la velocità sull'acqua, questa è la velocità sulla terra, 3 nodi. E infatti lo si vede anche sull'acqua perché c'è il vento che arriva da questa parte, la corrente che va in qua e vedete che fa le onde di marea, queste vengono chiamate le standing waves. Questo è il canale che stiamo facendo stretto.
faccio vedere uno zoom diverso, vedete? Questa è la Nuova Caledonia, questa è quest'isola grande. Ah, un'altra cosa, lo strumento del vento funziona di nuovo. Ma funziona bene, reale, apparente. Quindi la nostra idea è che probabilmente durante quelle botte che abbiamo preso in uscita dalle Figi si sia craccato la connessione fra questa stecca di alluminio dove passano i fili e il connettore, che è una cosa che succede abbastanza spesso su questi sensori, e probabilmente l'umidità salina è entrata all'interno. Stanotte che ha piovuto tanto, ha sciacquato tutto, il vento ha asciugato e adesso funziona di nuovo tutto. Questa è la mia idea, e sta di fatto che bisogna controllarlo e tirarlo giù lo stesso, questo è poco ma sicuro. È lunedì mattina, sono le 8:30, anzi sono le 9 ormai, ed è un'oretta che stiamo organizzando come fare la dogana e l'immigrazione qui a Port Moselle in Nuova Caledonia. Dunque, il problema è che bisogna entrare in marina per fare la biosicurezza, perché gli agenti devono salire a bordo a cercare la droga che stiamo trasportando. Quindi qualche cipolla e aglio ce lo porteranno via, che è la nostra droga che usiamo per i nostri spaghetti. Vabbè, a parte gli scherzi, ci danno possibilità di entrare verso le 11, 11:30, perché abbiamo chiesto anche di stare un paio di giorni in marina, quindi ci lasceranno in un posto in cui poi potremo stare. E probabilmente non riusciremo a fare immigrazione perché gli uffici chiudono alle 11, quindi immigrazione la faremo domani insieme alla dogana. Vabbè, qui i tempi sono così un po' dilatati. No. Qua ci sono i nostri certificati di uscita dalle Figi pronti. E vabbè, ragazzi, bisogna aspettare, c'è niente da fare, c'è niente da fare. È così. È così. Come previsto piove, non neanche che Dio la manda, ma piove. E dovrebbe peggiorare anche, quindi vabbè, speriamo che prima che entriamo in marina ci sia una schiarita, se no dovremo metterci la cerata completa. È proprio il giorno perfetto per fare le cose, incredibile, incredibile. Stiamo entrando nel marina, volevo far vedere normalmente i cadaveri di barche che ci sono nei porti, nelle zone francesi, che è una roba pazzesca. In tutte le baie dei porti francesi sono queste robe qua. Ok, eccoci ancorati al nostro posto barca in questo porto che si chiama Port Moselle. Brava Y, è stata veramente grande, molto brava. Tiriamo giù leggermente il dinghy così facciamo uscire l'acqua. Patatine. Comfort food. No, già. Ragazzi, un freddo cane fa. Stiamo svuotando il dinghy dell'acqua. Mettiamo adesso in posizione da marina. Lo mettiamo in posizione da marina. Lo mettiamo in posizione da marina e adesso ridete. Adesso vedrete, cioè, già ieri abbiamo scaricato parecchio, però il problema qua è che più di tanta acqua non entra perché sì, più di tanta acqua non entra perché ovviamente è incline, cioè c'è il buco, quindi il problema è che va tolto un pochettino. Guardate ragazzi,
Ma siamo contenti che abbiamo fatto tutte le pratiche, adesso siamo riusciti a trovare un posto in marina perché questo pomeriggio arriva un fortissimo vento da sud-est sui 40 nodi di raffica. Noi siamo un po' tranquilli. Fulmini. Siamo qua per il vento forte. Siamo qua per il vento forte. In realtà siamo qua per un altro motivo. Io voglio andare a mangiare una bistecca stasera. Un faux filet grandissimo. Con una bottiglia di vino rosso, me la bevo tutta. S'ubriaca il CPT. Stasera me la bevo tutta, una bottiglia di Bordeaux o qualcosa di buono. Adesso noi mangiamo qualcosa e poi la barca è di una zozzeria che non avete idea. Sì, domani. No, oggi, anzi, che cosa mettiamo a posto oggi? Piove come Dio la manda, ci sono fulmini, tuoni. Oggi ci rilassiamo, facciamo una mazza. Ecco, stasera il CPT vi ha spiegato che vuole andare a prendersi il faux filet. Vero CPT? Sì, un bel filetto alla griglia o un controfiletto. Quello che Filetto alla griglia o controfiletto? Sì, il faux filet e il controfiletto. Il filetto è il filet. Vediamo quello che troviamo. Vediamo quello che troviamo. Anch'io ho voglia di carne. Buona. Dopo tanti anni che non mangiamo carne buona, ecco. E poi domani supermercato e baguette sotto l'ascella, così si profuma, come fanno i parisien. E poi devo assolutamente prendere il Roquefort. Roquefort è una delle nostre debolezze. Stamattina ho tirato sull'ancora e ho trovato un granchio grosso come la mia mano che vagava in circolo dove c'è il verricello dell'ancora, lì c'è il pozzettino dove che recupera l'acqua eccetera. Ho visto una roba e ho detto cos'è sto fango? Invece non era fango, era un crostaceo. Ma devi ricordarti che qui in Nuova Caledonia ci sono dei serpenti super velenosi che si vanno sopra le catene. Quindi devi ricordarti di guardare. Io mi sono completamente dimenticata quando ho tirato sull'ancora per entrare nel marina. Dopo che abbiamo fatto tutto, bla bla bla, il CPT mi dice ricordati che qua ci sono i serpenti. E io ho detto cacchio i serpenti. E sono i famosi serpenti, quelli che hanno una tossina, una delle tossine più velenose bianche e nero, bianche e che rosse. esiste al mondo. Sono serpenti a strisce, a righe, bianche e nere o gialle e nere. Di solito non mordono perché hanno una boccuccia piccola. È difficile che attacchino, però se si sentono minacciati ovviamente ti gli schiacci con un piede così ti possono mordere. E quella tossina è veramente pericolosa. C'è un video sulla tossina che abbiamo fatto tanto tempo fa, magari ve lo linko da qualche parte così vi fate due risate, perché erano i blooper di quando abbiamo raggiunto i 1000 iscritti, dove parliamo del veleno di questo serpente. C'è da ridere perché ne abbiamo dette di tutti i colori. Ah, a proposito, siamo a 6.000 iscritti, grazie mille. Grazie. Ragazzi, 6.000 iscritti, grazie, veramente grazie, siamo contenti. Grazie ragazzi, e adesso andiamo a manger. Mio francese è spettacolare, Sì, ragazzi. è meglio che fai finta di niente. No, io non so parlare francese, però ci provo con figure terrificanti. Quindi ragazzi, adesso vi salutiamo, andiamo a fare pranzo e ci sentiamo dopo. Mi viene da piangere. Ocean, sono scioccato. Sono commosso. Guardate qua. Oh mio Dio, guardate che roba. Ale sta prendendo una baguette. È calda? Oddio, sto per svenire. Ristretto, ecco, perfetto. Faccio fatica a capire cosa devo scegliere. Sì, c'è una certa impressione. No, per i prezzi dovete togliere 2 zeri e poi un 10%, quindi questi 1300 franchi sono circa 11 euro e qualcosa. Che scelta di carta igienica, sono scioccato. Per chi ci chiede sempre i prezzi, ecco qua, prezzo della
senza piombo del diesel. Bisogna togliere due cifre e togliere poi un 10%, quindi il senza piombo 15 meno 1,5 sono 13,50, quindi 1,03 euro. Lo so, non mandateci dal paese. Anche se vedevo Y2K laggiù. Qua Y2K la chiamano Y2K. Poverina. È ancora una brutta giornata oggi. Siamo tornati da una spesa pazzesca, madonna. Mi sembra di essere veramente in paradiso. Faccio vedere cosa abbiamo preso, eh. Iniziamo dalla roba fresca. Vabbè, insalata non è un problema. Roquefort. Poi un salamon. Saucisson. Un bel brie. Madonna. Un po' di pancetta affumicata. Un po' di tonno rosso e tonno bianco per pranzo. Stasera due belle, cosa sono queste? Le costatine di maiale con le cotolettine di maiale. E vabbè, qua abbiamo questo, i pomodori. Poi la una baguette. bella baguette. Calda, croccante. Poi cosa abbiamo di fresco? Un bel bottiglione di vino per stasera. Le bananine. Ragazzi, 1200 franchi, sono 9 euro e qualcosa. Col tappo vero. Bananine, va bene. Capperi, ho finalmente trovato i capperi. Questo non è un problema, il cetriolone. Cetriolone si trovava anche prima. E direi basta, perché per il resto le cose sono sì, cose comuni, però. Guardate qua il ben di Dio. Oh. Ed è poco, perché non possiamo comprare troppo. Eravamo a piedi, adesso poi domani che c'è un po' bel tempo andremo a fare uno spesone. Ah, poi siamo rimasti scioccati perché c'era il carrello che richiede la monetina e non siamo senza monete. Vabbè, adesso troveremo anche il modo di trovare delle monetine per il carrello. Questo è l'ufficio del Marina. Vediamo, visto che siete sempre curiosi con i prezzi. Dunque abbiamo il caffè, questo qua, 10 capsule, 635 franchi, quindi vuol dire poco meno di 5 euro. Più o meno mi sembra il prezzo in Italia. Poi qua abbiamo il brie, che sono 2000 franchi al chilo, 2100 franchi al chilo, quindi vuol dire sono 18 euro al chilo. Il parmigiano, questo qui è 150 grammi di parmigiano, l'ho pagato 800 franchi, 875 franchi, che significa 7 euro, più o meno 7 euro. Due belle bistecche di manzo sono, queste qua sono 800 franchi, quindi circa 6 euro. Due belle bistecche, sono mezzo chilo, sono 14,50 euro al chilo. Ma io me le ricordavo molto, ma molto più costose, molto più costose. Vino, ho trovato una bottiglia di Lambrusco dell'Emilia che ho pagato 9,80 euro, 11 franchi, cioè 1100 franchi,
E qua ho preso una bottiglia di Chateau Bardin di un Bordeaux, praticamente millesimato del 2021, che ho pagato 1295 franchi, che significa 10,50 €. Quindi, devo dire la verità, mi sembra come a Milano, né più né meno, né più né meno. Qua le patate, vediamo le patate, se qualcuno lo sa, le patate, io qua le patate, frutta e legumi, patate, sono mezzo chilo di patate, 440 franchi, che significa 3,90 €, quindi vuol dire che siamo a 8-9 € al chilo. Non so in Italia quanto costano, dite la verità. Basta, questa è la nostra spesina di oggi. Oggi mi sono deciso di sistemare lo strumento del vento, visto che è una giornata in cui non piove, e ho tirato fuori il pezzo di ricambio che ero sicuro di avere, ed è qua, lo vedete, bellissimo nel suo contenitore. Pup! Peccato che, porca di quella vacca, c'è tutto meno l'asta, che secondo me e secondo molti di voi che mi hanno scritto è la parte rotta, Come funziona su in testa d'albero? Praticamente c'è un'asta che è collegata all'albero, qui è collegata all'albero, facciamo finta che sia questo coltello, è collegata all'albero. Qui in cima c'è la banderuola con il sensore della direzione del vento, e qua sotto c'è lo strumento che misura l'intensità del vento. Allora, secondo me, secondo molti di voi, ciò che si è rotto è questa connessione, perché qui c'è una vite che si aggancia al connettore che c'è sull'albero, e poi da qui parte questo pezzettino d'alluminio abbastanza lungo, dove sopra ci sono montati i sensori sopra e sotto. Allora, questa connessione qui qualche volta è fragile, ci è già successo anche a noi che si è rotta poco prima che facesse la traversata atlantica. Ovviamente dai, sbatte, e tra la connessione e l'alluminio che esce si può craccare ed entrare un pochino di acqua, e molto probabilmente è quello che è successo anche adesso. Il problema è che, non avendo quel ricambio, quello che adesso mi conviene fare è, senza sostituire questi, perché questi funzionano, andrò su, tirerò giù il sensore, lo pulirò al meglio e lo reinserirò all'interno, magari mettendo un po' di nastro di quello vulcanizzante, per far sì che non entri acqua. Stiamo uscendo dal marino, oggi è sabato, non mi ricordo neanche che giorno è di sabato, ma posso guardare. È il 25, sabato 25 ottobre, stiamo uscendo da Port Moselle. Non perché stiamo partendo per l'Australia, ma perché andiamo a farci un giro in laguna. Sinceramente non è che tu abbia tutta sta voglia, sarei stato qua volentieri ancora qualche giorno in attesa di partire, ma devo finire di pulire la barca, e una volta che pulisco la barca faccio le foto di cui ho bisogno in Australia, e allora magari rientreremo settimana prossima in attesa di partire. C'è una finestra possibile per quando è che ho visto, per il primo, però è ancora tutto da vedere, non lo sappiamo assolutamente. Vedremo, ragazzi, vedremo. Al momento ci godiamo la Nuova Caledonia, che è insolitamente calda, fa proprio caldo, e ce la godiamo almeno per quel poco che potrà offrirci, perché sapete che non la amiamo moltissimo. E poi l'acqua è fredda, cioè fammi vedere la temperatura dell'acqua del mare. L'acqua è a 26 gradi qua nel Marina, wow! Nel Marina. Adesso vediamo quando siamo fuori in laguna. Eccoci a Il Tundu, T'_NDU. È classica isola della Nuova Caledonia,
con tutti questi arbusti secchi e comunque niente alberi, come vedete. E così, qua è così. Infatti c'è un isolotto qua dietro, un po' più avanti, 10 miglia più a nord, che noi abbiamo soprannominato anni fa la desolazione di Smaug, appunto perché sembrava ci fosse un drago che avesse bruciato tutto. Sembra un'isola tropicale. Non sembra un'isola tropicale, è vero, sembra tutto ma non un'isola tropicale. È andato ancora in circa 10 metri, è molto ben protetto. Fuori oggi ci sono 14-15 nodi da sud-ovest che è qua davanti. Domani andremo in quella baia là che si chiama Ma, con due A, oppure là, non lo so, perché domani gira a sud-est. Oddio, il Texas è già da rifare dopo 6 mesi, mannaggia. Una bella gettata di cemento e passa il dolore. Oggi è domenica, buona domenica a tutti. Siamo ancorati in questa bellissima baia che si chiama Ma, con 2 A finali. Siamo 6 miglia a nord di Noumea. Ve la faccio vedere meglio. Guardate che bella. Oggi è domenica, quindi c'è qualche barca in più, quindi questi qua tra poco vanno via e forse rimarremo soltanto che noi e basta. È una baia ampissima, proprio molto molto bella. È uno spettacolo. Bel tramonto nella baia di Ma, che ho scoperto che si chiama così perché questo qui è il monte Ma. Questo è il monte Ma. Ci siamo spostati leggermente più a sinistra per verso l'interno, sono andate via un sacco di barche. Oggi è domenica, quindi i francesi fanno il weekend. C'è anche la luna, guardate che bello, bellissimo, rosso rosso rosso. Siamo in 3 barche, in realtà qua questa barca è vuota, non c'è nessuno a bordo, è lasciata lì alla boa, e poi c'è un'altra barchina qua di francesi. Molto bello. Buongiorno e buon martedì. Abbiamo tirato sull'ancora, ci stiamo spostando, stiamo cercando un posticino dove ci sia un po' l'acqua chiara, perché devo andare sotto a finire di pulire la carena e fare qualche foto da spedire in Australia per la biosicurezza. Qua l'acqua è bella, la baia, ma l'acqua è veramente torbida e non è che mi faccia tanto piacere buttarmi nell'acqua torbida. Eccoci, ci siamo spostati di qualche centinaia di metri nella parte di questa baia dove l'acqua è più trasparente. Non siamo protetti, ma l'acqua è trasparente, per pulire la carena che aveva bisogno. Ormai la Coppercoat non tiene più. Il CPT è in acqua, ecco qua. E CPT com'è? CPT com'è? Attacca qualunque cosa, purtroppo attacca. Ci siamo spostati qui, questa è la baia dove eravamo, dove siamo di notte. Ci siamo spostati qui in questa parte dove l'acqua è un pochino più trasparente, perché così almeno riusciamo a pulire la barca sapendo che cosa c'è intorno. Perché qua ci sono serpenti, squaletti, squaloni, c'è un po' di tutto, ecco. In 1 ora e mezza dovremmo essere a posto e torniamo all'ancoraggio tranquilli, ecco. È molto bello qua. Allora ragazzi, qualcuno dei nostri followers ha commentato il fatto dell'acqua che fosse torbida o non torbida. Vi faccio vedere dov'è l'ancoraggio da cui poi ci siamo spostati per pulire la barca. Com'è l'acqua qui? CPT, vuoi mostrare per favore? Qua siamo in 6 metri d'acqua. Qui siamo in 6 metri. Non si vede niente.
Vedete? L'acqua è bella, è ricca di vita, è pulita, ci sono un sacco di pesci, serpentelli, squaletti, queste cose qui. Ricordiamoci che ci stiamo avvicinando all'Australia, però è così, l'acqua è torbida, pulita ma torbida, e spazzolare la carena in quest'acqua senza vedere cosa c'è attorno non è proprio il massimo, perché attorno c'è roba. Quindi ci siamo spostati dove avete visto l'altro giorno, dove l'acqua è più trasparente perché siamo vicino al reef esterno, e abbiamo pulito la barca. Come ha detto Donato, come ha detto il nostro follower Donato, avevo paura che qualcuno mi beccasse il culo. Vabbè ragazzi, allora noi siamo pronti a salpare, andiamo verso Numea perché c'è brutto tempo in arrivo, arriva un fronte dall'Australia, e ne approfittiamo perché abbiamo mangiato tutto. Andiamo a fare la spesa e poi probabilmente Un paio di giorni se non partiamo andiamo. non credo che partiremo, da quello che abbiamo visto ci sono un fronte dietro l'altro, e vabbè, andiamo al Decathlon al massimo. CPT. Andiamo al Decathlon. Va bene. Ecco ragazzi, abbiamo tolto l'ancora e stiamo lasciando la baia di Ma. Ok, il Marina ci ha dato il posto barca, hotel 12. Il problema è che l'hotel è questo pontile, non so se a est o a ovest, adesso chiederò istruzioni. Port Moselle, this is Y2K, do you copy? Yes, station calling Port Moselle on 67, go ahead please. Yeah, this is Y2K, we are approaching the entrance on Hotel 12. Is it on the east or on the west of the pontoon, the number 12? Over. On the west pontoon. On the west, thank you very much. Stiamo sciacquando adesso la barca perché faceva un caldo. Siamo andati a mangiarci un gelato grandioso. Abbiamo sbaraccato tutto qua. Approfittiamo di far vedere qua. Stiamo facendo gli ultimi check di pulizia. Le scarpe adesso. All'Australia, che è questo, in cui c'è scritto praticamente quali sono gli ultimi 6 porti visitati. Quindi abbiamo messo fin da Kiribati, Marshall, Tuvalu, Fiji, eccetera. Potremmo fare questo canale per entrare e dare ancora più o meno qua di fronte al Marina, questa zona qui. Siamo in Australia ragazzi. Siamo in Australia, cazzo! Ma questa è un'altra storia. E ve la raccontiamo nel prossimo video. So we need a key blender, right? Okay.